Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi a grande richiesta ripropongo un portamonete che in questo periodo è perfetto come di regalo, solo che stavolta ho utilizzato un altro punto, quindi esattamente il punto canestro. Prima di andare a vedere quello che ci occorrerà per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella così non vi perdete tutti i miei progetti futuri e di seguirmi anche sui social. Realizzare il portamonete io ho utilizzato il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi, nel mio caso il numero 8. Io vi lascio il codice sconto se volete acquistare questo meraviglioso cordino, lo sconto è del 10% che comunque potete utilizzare per qualunque articolo trovate sul loro sito. Io comunque vi lascio sia qui sullo schermo che in descrizione tutti i dettagli per poterlo acquistare. Poi io ho utilizzato questa bellissima click clack da 8,5 di diametro che ho comprato da Temu e sul mio canale trovate diversi unboxing dove appunto faccio vedere queste meravigliose piccole click clack che sono perfette per il progetto di oggi. L'uncinetto che utilizzo è il numero 4, quindi a questo punto possiamo iniziare con questo tutorial. Partiamo da un anello magico e facciamo una catenella, così lo fissiamo. Adesso all'interno di questo anello magico andiamo a creare 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. E tiriamo il filo ma non chiudiamo, perché adesso iniziamo a lavorare a spirale. Vedete, qui c'è la prima maglia, faccio intanto una maglia bassa qui sulla prima maglia che abbiamo fatto e vado a mettere un marcapunti così io so esattamente dove inizia il lavoro. Adesso quindi ho fatto già la prima maglia, in ogni maglia sottostante andiamo a raddoppiare, quindi la prima l'ho fatta, faccio anche la seconda e su ognuno, quindi da 5 li facciamo diventare 10. Quindi arriviamo fino a qui e vi faccio vedere come creare il giro successivo. Create le mie 10 maglie, quindi ho raddoppiato, vedete qui c'è il primo punto, io sposto il marcapunti, intanto vado a fare una maglia bassa, rimetto qui il marcapunti e ricordiamoci che in ogni primo punto lo dobbiamo raddoppiare, quindi ne faccio un secondo. Questo giro invece, anziché farne 2 in ogni maglia, alterneremo un aumento e una maglia singola, un aumento e una maglia singola, un aumento e una maglia singola fino alla fine del giro. Fine giro, quindi togliamo il marcapunti, iniziamo intanto a fare la prima maglia così non perdiamo il punto esatto e di nuovo lo raddoppiamo, quindi qui ne abbiamo fatto uno e ne facciamo un secondo. Questo giro alterniamo un aumento e 2 maglie singole, quindi l'aumento già l'ho fatto, faccio le 2 maglie singole e poi l'aumento. Due maglie singole e l'aumento e così via fino alla fine del giro. Finito anche questo giro, togliamo il marcapunti, intanto facciamo la prima delle 2 maglie, lo rimettiamo, facciamo subito l'aumento così non ce lo dimentichiamo. Adesso dopo l'aumento saranno 3 maglie singole, quindi 1, 2 e 3 e aumento 1, 2, 3 e aumento. Come avete visto, ogni giro andiamo a aumentare una maglia singola. Quindi questo è il giro con 3, un aumento e 3.
facciamo l'altro giro, un aumento e 4, poi un aumento e 5, un aumento e 6. Arriviamo a quest'ultimo giro, quindi dove avremo, ripeto, un aumento e 6 maglie singole. Ci rivediamo per vedere come proseguire. Abbiamo quindi completato tutti i giri. Ricapitolando, siamo partiti con un anello magico con 5 maglie basse, senza chiudere il giro abbiamo lavorato a spirale. Nel primo abbiamo raddoppiato, poi abbiamo fatto un aumento e un punto singolo, un aumento e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Adesso la base è completa, controlliamo che, vedete, l'apertura è perfetta, quindi adesso io tolgo il marcapunti e lo rimetto. Dobbiamo fare un giro di maglia bassa in costa senza fare aumenti. Io faccio la prima e lascio qui il marcapunti, lo metto anche qui più indietro perché lo lascio per tutta la lavorazione, così io so dove ho iniziato il mio giro. Quindi adesso mi faccio questo giro in costa prima di procedere a creare il punto canestro. Quindi in costa prendiamo, vedete, solo una costina, quindi non tutta, ma solamente questa. Quindi lo facciamo tutto e poi iniziamo il punto canestro. Ho completato quindi tutto il giro basso in costa. Adesso vedete, io lo lascio il marcapunti, ripeto, per sapere dove abbiamo iniziato. Qui sul primo punto, quindi lavorando sempre a spirale, facciamo il primo punto basso. Il secondo, questo qui, anziché prenderlo in alto, lo prendiamo canestro, quindi alla base in questo modo. Quello successivo normale e quell'altro alla base, punto più in alto e l'altro alla base, e li dobbiamo alternare fino alla fine del giro. Vedete che bel disegno? Quindi punto basso normale, punto basso preso alla base, normale preso in basso. Lo facciamo tutto e vi faccio vedere come poi iniziare il secondo giro e poi salire fino a 10 cm. Anche questo giro è completato. Guardate, qui è dove ho iniziato la sequenza. Adesso si fa l'esatto opposto. Qui vedete è il punto basso preso normale, quindi lo prendiamo alla base. Questo è il punto canestro e lo prendiamo in alto. Questo lo prendiamo alla base. Questo lo vedete quanto è lungo, lo prendiamo in alto. Vedete? Questo lo prendiamo alla base, quello dopo invece in alto. Dobbiamo alternare e da questo momento in poi sarà la stessa lavorazione che vi dirà quello che bisogna fare. E adesso vi faccio vedere. Questo sarà il nostro risultato, quindi adesso saliamo per circa 10 cm e ci rivediamo per poter cucire la nostra clic clac al portamonete. Guardate quant'è carino questo portamonete con la lavorazione a punto canestro. Io sono arrivata a circa 9 cm e mezzo e ho utilizzato 70-80 grammi, quindi questo lavoro si può fare tranquillamente anche con le rimanenze che spesso abbiamo e non sappiamo cosa farne. Secondo me è anche un'ottima idea regalo. Allora, adesso dobbiamo andare a cucire la clic clac. Io prendo un ago del filo trasparente, oppure se non ve lo ritrovate anche un colore, un cotone in tinta. Allora, qui ci sono dei fori. Adesso io inizio da questa parte e sbuco da un foro. Faccio passare il filo, poi mi porto nel foro successivo, che è qui, poi sbuco da questa parte e praticamente io cerco queste asole
vedete, di farle entrare all'interno, in maniera tale che adesso vi faccio vedere, così blocchiamo. Guardate, vedete che cucendo questa parte andrà all'interno. Vedete, io prendo l'asola, quindi ci passo, poi riesco dal foro da cui sono uscita, tiro, guardate, vedete come entra dentro questa asolina e continuo. Io riprendo l'asolina, riesco dal foro da dove sono entrata, tiro per bene e vado nel foro successivo. Quando io rientro da questa parte, io vado a ripescare sempre il foro da dove sono entrata. Stiamo attenti a tirare per bene. Vedete? Qui dove è stato cucito e qui dove ancora deve essere cucito, che qui non c'è più spazio. Vi faccio vedere qualche altro punto. Quindi esco da qui e vedete qui io riesco dal foro in cui ho lavorato e poi vado nel foro successivo. Quindi in sostanza questo è il foro da cui entro, ma quando vado da questa parte riesco da questo foro e poi vado in quello successivo, in maniera tale che la cucitura è un po' più resistente, quindi faccio tutti i fori. E continuo fino alla fine. Poi camminando, arrivato qui, io esco e rientro da questa parte. Se volete potete anche staccare il filo e poi ricominciare da questa parte, non cambia nulla. Quindi lo facciamo tutto e ci rivediamo a portamonete terminato. Guardate quanto è carino questo portamonete, secondo me è perfetto come pensierino di Natale, volendo si può anche foderare, ma è bello anche in questo modo. Io ho utilizzato alla fine circa 70-80 grammi di Indalux, ovviamente potete utilizzare tutto quello che vi rimane dopo aver terminato un progetto. Io ho utilizzato Indalux, in ogni caso vi lascio il codice sconto del 10% che potete utilizzare non solo per comprare eventualmente Indalux, ma per qualunque articolo trovate su Borgo dei Pazzi. Se avete dei dubbi, anche se è un progetto davvero alla portata di tutte, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.